Ciao carissimi, sembra ieri che è passato Natale ed intanto ridendo e scherzando siamo già a Carnevale. E Carnevale è il tempo per far un cibo più grasso del solito prima di andare verso appunto la Quaresima. In questo periodo a casa mia si fanno delle polpette appunto di carnevale che sono un po' più particolari rispetto a quelle che facciamo durante tutto l'anno. Volevo condividerle con voi proprio perché domani è l'ultimo giorno di carnevale, spero vi faccia piacere. Se così è, lasciatemi un commento qui sotto e se vi fa piacere iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sui prossimi video dalla Calabria. Un abbraccio a tutti voi e buona visione. Abbiamo bisogno di 300 grammi di misto macinato di maiale e di vitello, poi un 300 grammi di mollica di pane raffermo casereccio, un paio di uova fresche e circa un 100 grammi di formaggio pecorino misto con un po' di parmigiano, uno spicchio d'aglio, del prezzemolo e importantissime due belle soppressate che andremo a tagliare a coltello. Allora, nella mollica di pane andiamo subito a mettere le due uova, aggiungiamo una bella macinata di pepe nero e andiamo a tritare anche un bel mazzetto di prezzemolo fresco. L'obiettivo di queste polpette è che devono venire belle, profumate, saporite e soprattutto morbide. Tritato il prezzemolo lo aggiungiamo alle uova e poi tagliamo in modo molto sottile un mezzo spicchio di aglio. Lo facciamo piccolo così perché poi svanirà nell'impasto e resterà soltanto il suo profumo. Questo invece è l'ingrediente principale per la bontà di queste polpette. Perché polpette di carnevale si fanno con questa soppressata? Proprio perché non è giunta ancora a stagionatura ultimata. Sono soltanto 20 giorni che è stata fatta, per cui è così morbida, ma già molto aromatica e saporita e si trova giusto nel periodo di carnevale pronta per essere aggiunta all'impasto. Tenete conto che a casa mia queste polpette si fanno soltanto la domenica e il martedì di carnevale, poi durante tutto l'anno non si faranno più in questo modo, proprio per rispettare e per continuare a mantenere la tradizione. Per la stagionatura ultimata di una soppressata buona calabrese ci vogliono almeno 2 mesi e mezzo. Calcolate che questa ha 20 giorni, per cui vedete quasi si sbriciola ancora con le mani, qualche pezzettino più compatto lo passiamo un po' con il coltello, ma già c'è un profumo, ragazzi, strepitoso. Vedete, si toglie facilmente anche il budello e queste due soppressate che andiamo ad aggiungere a questo impasto sono circa 850 grammi. Certamente se volete replicare questa polpetta e non avete una soppressata diciamo pre-stagionata, potete metterla comunque stagionata e passarla al mixer, tritarla e poi aggiungerla alla carne. Certamente il sapore non sarà uguale a questa qua che sto preparando io con la soppressata meno stagionata, però in mancanza d'altro non dovete evitare di farle, fatele lo stesso e vedrete che saranno spettacolari. Tutto quello che resta da fare adesso con le manine belle pulite è impastare tutto e poi lasciar riposare l'impasto per una decina di minuti, un quarto d'ora prima di cominciare a coniare le polpette. Consigli: il primo, se avete bisogno, necessità di impastare meglio, aggiungete, come avete visto, un goccino d'acqua, perché si sa il pane è secco, per cui asciugherà l'impasto. E un'altra cosa molto importante: non esagerate con le uova, perché le uova vi faranno venire delle polpette abbastanza dure e non è nel nostro intento. L'impasto così è perfetto, l'abbiamo lasciato riposare un po' e adesso scegliete la grandezza che più vi piace e facilmente andate a roteare tra le mani una porzione di carne e fate le vostre polpette. Poi se vengono una più grossa e una più piccola non vi preoccupate, perché tranquillamente le mangerete allo stesso modo.
Le cose fatte a mano non sono fatte con uno stampo, è giusto anche che vengano anche imperfette l'una con l'altra. Abbiamo preparato tutto questo bel piatto di polpette, possiamo spostarci ai fornelli. In una bella padella capiente mettiamo la giusta quantità di olio e lo portiamo a temperatura più o meno 170-180 gradi. Vi voglio far vedere qui come borbotta anche il sugo con le costine di maiale, e poi in queste costine tra un po' ci andiamo a calare anche queste belle braciole di cotica ripiene. Ma non ci distraiamo, oggi pensiamo alle polpette. L'olio è a temperatura, una alla volta, con delicatezza le andiamo a mettere nella padella. Voglio precisare che questa non è una vera e propria frittura. Vi ricordo che a noi le polpette piacciono morbide e siccome l'impasto è già abbastanza morbido, passiamo giusto un giro di rosolatura nell'olio e poi le togliamo. Quindi non è che vengono fritte, vengono soltanto sigillate. Facciamo stare un minuto da un lato, un minuto dall'altro. Quando diventano appena imbiondite, come state vedendo, le ritogliamo dalla padella. Se proprio siete dei nemici della frittura e volete evitare questo passaggio, potete anche evitarlo, però sappiate che probabilmente si possono rompere, ok? Benissimo, a questo punto le possiamo togliere, vanno benissimo così. Mettiamo un foglio di carta assorbente per far drenare l'olio in eccesso e procediamo, perché adesso li dovremmo passare nel sugo che non è quello che avete visto nella pentola con la carne, ma andremo a fare un sughetto leggero di pomodoro soltanto con una base di trito di aglio e olio. Stop. Lo facciamo un po' più liquido del normale proprio perché le polpette assorbono parecchio, per cui assorbiranno anche questo bel sugo. Abbiamo fatto a parte anche per farle venire un po' più leggere, perché il ragù è sempre più pesante. Le polpette al sugo calabrese con la soppressata hanno origini antiche, risalenti alle tradizioni contadine della Calabria. La combinazione appunto della carne tritata, pane, formaggio e poi insaporita con la soppressata locale vanno a creare davvero un piatto unico e assolutamente irresistibile. Con il cucchiaio, vedete, andiamo a cospargere l'altro lato delle polpette con il sugo e adesso coperchio e aspettiamo la cottura, che ci vorrà circa un quarto d'ora. Ed eccola qui pronta per l'assaggio, vedete, è rimasta bella intera. Mettiamo un po' di sughetto sopra perché è d'obbligo poi fare anche la scarpetta, e cerco di farvi vedere la morbidezza che ha questa polpetta. Guardate qua che spettacolo. Il profumo purtroppo non riesco a farvelo sentire, ma qua non avete bisogno dei denti. Mi raccomando, fatemi sapere anche voi come li fate, scrivetelo nei commenti qui, così poi vado a leggere anch'io. Soffio perché bruciano appena adesso è stata tolta dalla padella, e ragazzi, gustosissime, profumate, squisite, ma soprattutto morbida. La morbidezza della polpetta, grazie alla giusta quantità di pane, il giusto formaggio, è straordinario. Ogni morso davvero rivela una consistenza delicata, davvero si scioglie. Però non è che ci bastano solo queste nel sugo, andiamo a fare anche delle polpette fritte, questa volta senza sugo, e in questo impasto, che è uguale a quello precedente, non c'è invece la soppressata. A differenza, queste qua hanno più carne rispetto al pane. Qui ci sono esattamente 350 grammi di carne e 200 di pane. Certamente anche qui ci sono le 2 uova, e una volta che le abbiamo fatte di questa forma ovale, le andiamo a friggere nell'olio bollente. Non vi dimenticate il formaggio, mi raccomando, se vi piace qui è necessario, ce ne vuole un bel po', così come è importante il profumo che dà l'aglio. Anche qui vanno girate da una parte e dall'altra, devono andare lentamente per avere il tempo di cuocere. Papà,
questo assaggio stavolta lo faccio io. Mannaggia, ok figliolo, fallo tu, ma faccela vedere sta polpetta fritta come rigorosamente fritta. Guarda come bella Molto dorata. rigorosamente fritta. La vuoi spezzare con le mani che le fai vedere come dentro, No, bella perché morbida? potrebbe... Io gli darò un morso e potrete vedere... E fai. Am! Brucia, gira, fai vedere come fuma. Guarda come fuma. È emozionante avere questa polpetta. Ma com'è? A parte l'emozione della bruciatura, com'è? È emozionante la bontà di questa polpetta. È commovente. Si vede da come fuma. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.